Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dacogen, Janssen Cilag SPA, ultimo aggiornamento. 20 dicembre 2021. Cos'ha Dacogen? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dacogen durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Dacogen? Dacogen ha un farmaco a base del principio attivo decetabina, appartenente alla categoria degli antineoplastici antimetaboliti e nello specifico analoghi della pirimidina. È commercializzato in Italia dall'azienda Janssen Cilag SPA. Dacogen può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Dacogen 50 mg polvere per concentrazione per soluzione per infusione flacone 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Janssen Cilag International NV. Concessionario: Janssen Cilag SPA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo decetabina. Gruppo terapeutico: antineoplastici antimetaboliti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Dacogen è indicato per il trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta, LAM, a Euros de Novo Euro-S o secondaria in base alla classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard. Posologia: la somministrazione di Dacogen deve essere iniziata sotto la supervisione di un medico esperto nell'utilizzo di medicinali chemioterapici. Posologia: in un ciclo di trattamento, Dacogen viene somministrato ad una dose di 20 mg/m2 di superficie corporea per infusione endovenosa della durata di un'ora, ripetuta giornalmente per 5 giorni consecutivi, vale a dire un totale di 5 dosi per ciclo di trattamento. La dose giornaliera totale non deve superare i 20 mg/m2 e la dose totale per ciclo di trattamento non deve superare i 100 mg/m2. Nel caso una dose non fosse somministrata, il trattamento deve essere ripreso il prima possibile. Il ciclo va ripetuto ogni 4 settimane in base alla risposta clinica del paziente e al grado di tossicità osservato. Si raccomanda di trattare i pazienti per un minimo di 4 cicli, anche se, per ottenere una remissione completa o parziale, potrebbero essere necessari più di 4 cicli. Il trattamento può essere continuato finché a copyright si mantiene una risposta, il paziente continua a trarre benefici dal trattamento o la malattia si mantiene stabile, cioè non vi ha evidenza di progressione. Se dopo 4 cicli i valori ematologici del paziente, conta delle piastrine o conta assoluta dei neutrofili, non sono tornati ai livelli pre-trattamento o se si verifica una progressione della malattia, aumento della conta dei glasti periferici o peggioramento della conta dei glasti nel midollo osseo, il paziente potrebbe essere un non responder e dovrebbero essere prese in considerazione opzioni terapeutiche alternative al Dacogen. La premedicazione per la prevenzione di nausea e vomito non ha di norma raccomandata, ma può essere somministrata, se necessario. Gestione della mielosoppressione e delle complicanze associate. La mielosoppressione e gli eventi avversi ad essa correlati, trombocitopenia, anemia, neutropenia e neutropenia febbrile, sono comuni sia nei pazienti con LAM trattati che non trattati. Tra le complicanze della mielosoppressione vi sono infezioni e sanguinamento. A discrezione del medico curante, è possibile rinviare il trattamento se il paziente mostra complicanze associate alla mielosoppressione, come quelle descritte di seguito. Neutropenia febbrile, febbre a 0,38,5 gradi e conta assoluta dei neutrofili. 1,000 AMUL. Infezione attiva virale, batterica o fungina, che richieda antinfettivi per via endovenosa o misure di supporto generali. Emorragia gastrointestinale, genitourinaria, polmonare con piastrine. 25,000 AMUL o qualsiasi emorragia del sistema nervoso centrale. Il trattamento con Dacogen può essere ripreso non appena tali condizioni migliorano o vengono stabilizzate con un trattamento adeguato, terapia antinfettiva, trasfusioni o fattori di crescita. Negli studi clinici, per circa un terzo dei pazienti in trattamento con Dacogen è stato richiesto un ritardo nella somministrazione della dose.
Non ha raccomandata la riduzione della dose. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Dacogen nei bambini di età inferiore ai 18 anni non sono state ancora stabilite. Non vi sono dati disponibili. Compromissione epatica. Non sono stati condotti studi su pazienti con compromissione epatica. Non è stata valutata la necessità di un aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione epatica. In caso di peggioramento della funzione epatica, monitorare attentamente i pazienti, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Danno renale. Non sono stati condotti studi su pazienti con insufficienza renale. Non è stata valutata la necessità di un aggiustamento delle dose in pazienti con insufficienza renale, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Modo di somministrazione. Dacogen viene somministrato per infusione endovenosa. Non è necessario utilizzare un catetere venoso centrale. Per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità alla decetabina o a uno qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6. 1. Allattamento, vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Mielosoppressione. La mielosoppressione e le sue complicanze, comprese le infezioni e il sanguinamento che si verificano nei pazienti con LAM, possono essere esacerbate dal trattamento con Dacogen. Pertanto i pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati eseguiti studi clinici formali di interazione farmacologica con la decetabina. Ci sono potenziali interazioni farmaco-farmaco con altri agenti che vengono anch'essi attivati da una fosforilazione sequenziale, attraverso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dacogen insieme ad altri farmaci come Eurosapcofila Euro, Aurosgranocite a Euro, Aurosgranulochine, soluzione a Euro, Aurosmielostima Euro, Aurosneulasta Euro, Aurosnivestima Euro, Aurospelgraza Euro, Aurospelmega Euro, Auroszarzio, soluzione, uso interno, a Euro, Aurosziextenso a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dacogen durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dacogen durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione negli uomini e nelle donne. Le donne in età fertile devono utilizzare misure contraccettive efficaci ed evitare una gravidanza se in trattamento con Dacogen. Non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dacogen altera moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. I pazienti devono essere avvisati della possibile comparsa di effetti indesiderati durante il trattamento come l'anemia. Quindi, si raccomanda particolare cautela quando si ha alla guida di veicoli o si utilizzano macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse PA comunemente riportate, a 0,35%, sono piressia, anemia e trombocitopenia. Le reazioni avverse PA comuni di grado 3/4, a 0,20%, sono polmonite, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nell'uomo non sono stati riportati casi diretti di sovradosaggio con Dacogen e non esiste un antidoto specifico. Tuttavia, i primi dati degli studi clinici pubblicati in letteratura con dosi oltre 20 volte superiori alla dose terapeutica attuale, hanno riportato un aumento della mielosoppressione con neutropenia e trombocitopenie prolungate. È probabile che la tossicità si manifesti come esacerbazione delle reazioni avverse, prima tra tutte la mielosoppressione. In caso di sovradosaggio, intraprendere misure di supporto generali. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, antimetaboliti, analoghi della pirimidina. Codice ATC. L01BC08. Meccanismo d'azione. La decetabina, 5, ASA, secondo, deossicitidina, ha un analogo deossinucleoside della citidina che inibisce selettivamente le DNA metiltransferasi a basse. Proprietà farmacocinetiche. I parametri farmacocinetici di popolazione, PK, sono stati ricavati da 3 studi clinici effettuati su 45 pazienti affetti da LAM o da sindrome mielodisplastica, SMD, in cui decetabina ha stata, dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi formali di carcinogenicità con la decetabina. I dati presenti in letteratura indicano che la decetabina ha un potenziale carcinogenico.
I dati disponibili ricavati da studi: elenco degli eccipienti di idrogeno fosfato di potassio e 340 sodio idrossido e 524 acido cloridrico per la regolazione del pH. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.